E niente, oggi siamo da HTD. Sono un insider peso e cercavo per forza un HTD della prima collezione. Mi ero fissato con l'X-Ra e niente, l'ho cercato fin quando a un certo punto ne ho trovato uno su Reddit in Australia. Quindi contatto questo e questo mi fa: va bene, dai, allora te lo vendo e dammi 500 euro, tipo una cosa così, erano tipo 500 euro. Io vedo l'occasione e quindi dico: senti, no, io 500 euro non te li do. Lo trovavi subito a 1.600-1.800 euro, certi pure. E quindi ho fatto finta di non conoscere la cosa, quindi ho tirato il prezzo fin quando eravamo arrivati a 4,50, 4,30, una cosa del genere. Il giorno dopo mi riconnetto, lo ricontatto e gli dico: senti, va bene, vai, lo prendo, gli invio sti soldi per PayPal. Erano tipo le 2, le 3 di notte perché per il fuso orario. Ero contentissimo, quindi vado a dormire e dico: cazzo, tra 20 giorni, 15-20 giorni mi arriva sti X-Ra. Mi sveglio la mattina alle 7, pagamento rifiutato, perché il fenomeno che aveva fatto giustamente ha detto: secondo me c'è qualcosa sotto. È andato a vedere e ha visto il reale valore di quell'orologio, cioè a quanto lo stavano vendendo. E quindi sono stato malissimo, ma veramente male, e ogni giorno andavo da loro con la coda tra le gambe sperando che mi dicessero: Marco, vabbè, dai, guarda, ce ne abbiamo uno, te lo diamo. No, invece no, non è stato così, non è stato così. Ciao Fede. Ciao. A cosa vi siete ispirati nella creazione di HTD? Auto, persone che passano dietro, gente a caso. Ma si fermano anche poi, sì, è un autogrill. Rifacciamo. Descrivi HTD in 3 parole. Horological Tools Department. Troppo facile così. Troppo facile. Quali sono le vostre radici nell'arte dell'orologeria? Radici nell'arte dell'orologeria. In realtà nasciamo come designer, quindi l'orologeria ci siamo approcciati un po' di traverso e ci siamo arrivati grazie a Renzo, il mastro orologiaio di San Frediano a Firenze. Queste radici come hanno influenzato il vostro marchio? Ci hanno dato la possibilità di mettere in prima persona le mani sugli orologi e di approcciarci in maniera anche tecnica, diciamo, a questo mondo, e a capire anche gli stilemi passati del perché venivano usati e perché si cercava una certa semplicità anche nelle forme, nella rappresentazione degli orologi. Ciao Fede. Hola. A cosa vi siete ispirati nella creazione di HTD? Sicuramente le auto e le moto, cioè i motori in generale, perché è sempre stata una grande passione di entrambi. E tutto questo si è unito poi nell'orologio, che è praticamente una piccola auto, ma in maniera ancora più minuziosa, quindi è bello per quel motivo. Descrivi HTD in 3 parole. Allora, questa domanda è 30 secondi che ci stavo pensando, ma in realtà sai che non è facile, cioè... No, era più bello prima. Cosa? Gioco? No. Rifalla, vai. Rifalla. Descrivi HTD in 3 parole. Gioco, divertimento. HTD è nata un po' con divertimento, quindi racchiude anche quello, e è un po' impossibile racchiuderla in 3 parole, però Horological Tools Department, come ha detto lui, è perfetto, giustamente si racchiude già da sé. E quali sono le vostre radici nell'arte dell'orologeria? Abbiamo fatto un paio d'anni di gavetta con Renzo, che era il nostro orologiaio, che ci ha fatto vedere e constatare anche
a livello di design proprio dei prodotti, perché fin quando uno li vede in foto o in video è un conto, ma vederli dal vivo è un'altra cosa. E da lì poi abbiamo appurato la finezza della meccanica e non abbiamo fatto altro che spingere sempre di più l'acceleratore sull'orologeria in generale. Quindi come hanno influenzato proprio in maniera pratica sulle vostre creazioni? Hanno influenzato tanto perché c'è stato proprio quasi una sorta di studio condensato nel giro di 2 o 3 anni su tutto quello che è l'orologeria, insieme a Renzo appunto che ci ha aiutato in questo studio più che mai. Senza di lui ora noi non saremmo qua, questo è poco ma sicuro. Quindi lo ringraziamo. Sì. Fede, cambio location e ti chiedo qual è la filosofia che guida il vostro marchio? Siamo tornati un po' in laboratorio perché giustamente dopo pranzo ci siamo tornati e la filosofia in realtà è anche questo laboratorio di HTD, ad esempio questo banco è la filosofia di HTD, quindi cercare di essere sempre vicini a ciò che stiamo producendo. E cosa rende unici gli orologi di HTD? Il nostro obiettivo per renderli unici è quello di dargli un'anima. Quali sono state le sfide più significative fino ad oggi? La partenza è sempre difficile. L'anno scorso il Dolorone è stata una sfida molto significativa perché è stato un rompere gli schemi e anche un po' i limiti. E invece il momento più gratificante? Il momento più gratificante è quando effettivamente facemmo la prima fiera a Tortona e vedemmo i primi orologi addosso ai nostri clienti e in tutto quel marasma comunque riconoscevi che erano HTD. È stata una cosa bella perché era la prima volta che vedevamo poi in tutto un gruppo di orologi i nostri. A proposito del Dolarone, che prima stavamo dicendo che è stata una grossa sfida, vieni, ti faccio vedere una cosa. Vedi, durante la scelta del movimento è stato molto difficile perché era un periodo in cui tutte le case svizzere di orologeria che facevano movimenti avevano grosse latenze nei ricavare anche i pezzi e quindi dare una fornitura. Però a prescindere da questo noi abbiamo sempre cercato di scegliere a seconda di cos'era il prodotto migliore, non pensando questo mi arriva prima, quest'altro mi arriva dopo. Ad esempio con la Juper Re all'inizio questi sono i 2 prototipi iniziali su cui avevamo montato questi movimenti. All'inizio avevamo addirittura pensato anche di montare, questi erano poi i 2 finalisti, Sellita e la Juper Re. La Juper Re aveva questa cosa, cioè aveva la possibilità di sostituire con la ruota a colonna quello che poi è il meccanismo che troviamo invece sul Sellita SV510 per la ripartizione quindi del comparto conografico. E ci era piaciuta, ci siamo informati, l'abbiamo incominciato a testare, a utilizzare, abbiamo visto che aveva un problema che poi abbiamo riscontrato anche fra altre case di orologeria che l'avevano montata, come ad esempio in Aquastar, l'Aquastar, quella nuova edizione che hanno fatto ora un paio di anni fa, che praticamente per aver montato questa ruota a colonna avevano diminuito la robustezza di tutte le molle che tenevano poi il comparto cronografico. Quindi dopo questo studio abbiamo allora deciso assolutamente il Sellita SV510 in quanto era un movimento molto più affidabile da questo punto di vista. E qui ad esempio possiamo vedere è fantastico perché questo qui c'era stato dato dalla Juper Re ed era un automatico tri-compax, quindi qui ad esempio manca abbiamo smontato noi
e abbiamo addirittura levato uno dei 3 contatori per appunto montarci il B-Compax e abbiamo messo il rodico per chiudere il tutto, per vedere l'effetto. Questo è proprio prototipo 100% garantito e comunque è ormai un anno che sta qui. Ovviamente lo trattiamo con un po' più cura rispetto ai Sellita, perché appunto ha questa problematica col comparto cronografico delle molle. Poi questo è quello che usa il Zulian, no? Sì, questo qui è dalla parte di Zulian. Come sempre Space Boy, pallettone, lui vuole il rodico, io per esempio l'ultima cosa che voglio in un orologio è il rodico. Allora, quello che posso dire io di quell'orologio è che in realtà non è stato molto trattato bene, è stato trattato come tutti gli altri orologi di HTD, quindi in realtà tiene con il rodico, e anche dopo avergli, diciamo, dato una sistemata alla parte cronografica, che probabilmente è un po' il punto debole di questa ruota a colonne che hanno voluto inserire per sostituire le camme, diciamo che adesso va. Però sì, Sellita, diciamo, come affidabilità evidentemente è più matura come azienda, e quindi anche un passo in più, però insomma. Allora, abbiamo visto i movimenti adesso con la Joux-Perret, che adesso ho girato per parlare di un altro aspetto, un'altra sfida, diciamo, che abbiamo avuto dentro HTD per arrivare alla definitiva versione di Dollarone, e si parla dei quadranti. Diciamo che normalmente i quadranti vengono fatti su bronzo o ottone, diciamo, più ottone che bronzo, e in questo caso, per riuscire ad ottenere questo tipo di colorazione, questo tipo di costruzione, abbiamo optato per un altro materiale che è un po' diverso per la base del quadrante, che è l'alluminio. L'alluminio che intanto non si ossida, o comunque la sua ossidazione naturale non porta diciamo colorazioni differenti, e soprattutto ha questa colorazione brillante più simile all'acciaio, e comunque una colorazione su cui volevamo andare per rendere il dollarone il dollarone. E quindi la possibilità di costruire il quadrante era duplice, cioè di farlo o sandwich, quindi su 2 strati, oppure una cosa che non viene fatta usualmente e che è molto più complicata, e ovviamente cosa potevamo scegliere noi, proprio questa, per renderci più facile la vita, e quindi di utilizzare uno strato solamente di quadrante, quindi una platina soltanto di quadrante, sul quale andare a scavare, come si può vedere sia qui ma anche poi qui nella versione, diciamo, 2.0, che poi anche nella versione definitiva del quadrante, i contatori. Quindi dopo aver fatto tutta la lavorazione soleillage, che diciamo già di per sé è un punto su cui bisogna fare abbastanza attenzione, abbiamo voluto dare una tridimensionalità con i contatori ribassati, e in questo caso ancora una difficoltà in più, quella di scavare questi contatori direttamente da questa piastra del quadrante stesso. Quindi nella prima versione che abbiamo, diciamo, testato, c'è solamente l'anello, diciamo, di delimitazione del contatore e soleillage su entrambi i contatori, soleillage su tutto il quadrante. La versione 2.0 era quella con, diciamo, tutto il contatore, se vogliamo, scavato, cioè tornito e asportato il materiale, e quindi con la colorazione che effettivamente c'è sulla base al naturale, e questa viene fatta dopo il soleillage. Questa, diciamo, è un po' la particolarità, e quindi bisogna stare molto più attenti, perché già una lavorazione è stata intrapresa, anzi 2, cioè la colorazione e anche la finitura, e poi viene fatto lo scavo, quindi poi dopo la tampografia,
con tutti gli elementi, diciamo, il logo, il nome, tutto quanto, e poi l'applicazione degli indici. Il terzo step, quindi la versione 3.0, è quella poi definitiva, che vede ancora più tridimensionalità nel quadrante con la tachimetrica con un altro verde, cioè con un verde differente per dare ancora più l'aspetto poi che abbiamo deciso e voluto per questo dollarone, con questa colorazione più verde chiaro del quadrante sulla tachimetrica, per far risaltare anche questi contrasti di luce che ci sono in tutto il quadrante, e quindi abbiamo deciso di farlo invece opaco. Che funge quasi da ghiera tachimetrica, possiamo dire. Sì, è la ghiera, cioè è la tachimetrica stampata, però sul quadrante, quindi non ha un elemento al di fuori del quadrante, non è sulla cassa, non è sulla lunetta, ma è direttamente sul quadrante, ed è stata, diciamo, per però farla emergere e distinguere come anche elemento differente, è stato proprio scelto di dare questa colorazione diversa e questa finitura diversa. Invece ovviamente i subcontatori riprendono i fari della Porsche 912, quindi... Esatto, sì, l'idea alla base di questa colorazione, diciamo, anche delle cromature, questi contrasti che ci sono nelle Porsche d'epoca, che hanno appunto le cromature intorno ai fari, sui paraurti, bravo, quelli per picchiare le persone. Fede, qual è la filosofia che guida il vostro marchio? Divertimento, gioco, non me la ricordo. Cosa rende unici gli orologi di HTD? La cura nel design e di dare una storia, una vita ai pezzi. Raccontami la sfida più significativa fino ad oggi. Dire dollarone sarebbe troppo facile, quindi ripiego su Safari Graph, che trovare tutte le componenti dell'epoca è stata proprio una sfida, proprio anche trovare la quantità per poter produrre 50 pezzi è stata la sfida grossa. E invece il momento più gratificante? Ma ti dirò, forse prendere questo fondo e dare, cioè il laboratorio, e dare proprio seguito all'inizio, agli albori di HTD. Orologio manuale o automatico? Dipende dall'orologio. Cazzo. Dipende, però sono d'accordo, dipende dall'orologio. Dipende dall'orologio. Moderno o vintage? Dipende dall'orologio. Braccialato o sbraccialato? Di solito braccialato. Braccialato. Passiamo a HTD. Esagraph X-Ra o Jungle? X-Ra. Difficile, eh? Jungle. Pallettoni o Space Boy? Spallettoni. Cocco bello. Bello o Safari Graph? Tosta. Safari Graph. È che sono due orologi un po' diversi. Un po' di parecchio diversi. Ma perché non tutti e due, scusa? Cannoli o Dollarone? Dollarone. Porca miseria. Dollarone, dai. Fateci uno spoiler della prossima uscita. Cannoli. No, questo non è uno spoiler. Non è uno spoiler. Poff. Un indizio? Poff. Fate un saluto, dai. Poff. Perché io sono un malato di HTD.